La prima incrinatura nel guscio del mondo non fu un urlo, ma il silenzio che lo seguì. Un silenzio spesso, oleoso, che si insinuava nei corridoi del palazzo Golestan come un veleno senza antidoto. Era il suono di un'anima che si disfaceva, filo per filo, nel sancta sanctorum degli appartamenti femminili, nell'anno del Signore 1847. E ogni donna, dalla principessa del sangue alla serva più umile, riconosceva quel silenzio vischioso. Significava che un'altra di loro aveva varcato la soglia, che un'altra stava morendo mentre respirava ancora. La ragazza di quella notte di novembre si chiamava Zara, principessa di sangue Kayar, 16 anni, un corpo già trasformato in moneta di scambio per 3 province fertili. Ma ciò che stava morendo in lei non era la virtù, era la capacità di credere che la sua stessa carne le appartenesse. L'orrore non risiedeva nell'evento finale, ma nella meticolosa, oscena architettura della sua preparazione. Le donne che sedevano nella stanza adiacente, le artefici di questa silenziosa demolizione, non erano aguzzine per vocazione, erano sopravvissute allo stesso processo che ora amministravano con la precisione sterile di un chirurgo che pratica un'amputazione. Negli ultimi 6 mesi non avevano preparato Zara all'amore o al galateo. Avevano orchestrato una sistematica decomposizione psicologica, un assassinio dell'io mascherato da tradizione. Era il segreto più gelosamente custodito dell'impero. Il potere non si accontenta della sottomissione del corpo. Deve possedere l'anima, svuotarla e riempirla di obbedienza. Il processo iniziò con un parricidio linguistico. Il vocabolario di Zara fu chirurgicamente ridotto a una quarantina di frasi. Assensi, scuse, ringraziamenti, richieste di permesso. Ogni parola non autorizzata veniva punita non con il dolore fisico, ma con l'annichilimento sociale, l'isolamento, l'essere trattata come un fantasma dalle altre ragazze in addestramento, ragazze che erano state spinte a vedersi non come compagne di sventura, ma come rivali, come minacce alla propria fragile sopravvivenza. Il linguaggio era l'impalcatura della sua identità. Smantellandolo, le artigiane della sua rovina demolivano la sua capacità di pensare se stessa come un essere autonomo. Imparò, con la ferocia disperata di chi annega, che la connessione umana era un lusso pericoloso, un varco attraverso cui il sistema poteva infliggere la punizione più sottile e devastante. Poi venne il corpo. 3 ore ogni mattina dedicate agli 8 movimenti della sottomissione. Non erano semplici gesti. Erano una coreografia ossessiva dell'impotenza. L'inclinazione del collo doveva essere di esattamente 30 gradi, non uno in più, non uno in meno. Le sue mani non dovevano mai sollevarsi sopra il cuore. I suoi passi dovevano essere piccoli, incerti, come quelli di un animale braccato. L'obiettivo non era l'eleganza, ma la resa neurologica. Dovevano forzare il suo sistema nervoso a interiorizzare la grammatica fisica della sottomissione, fino a quando il suo corpo non si sarebbe tradito da solo, muovendosi con servile deferenza anche quando nessuno guardava. Era un tradimento intimo, una prigione costruita dentro i suoi stessi muscoli e tendini, ma il cuore nero del rituale erano i test. Scenari grotteschi orchestrati dalla più spietata tra le donne, una certa Zanab, il cui volto era una maschera di gelido compiacimento. Zanab interpretava il ruolo del futuro marito, ma lo rappresentava come un essere capricciosamente crudele, un dio oscuro impossibile da placare. Zara eseguiva i movimenti, recitava le frasi consentite, e senza alcuna ragione, senza alcun errore da parte sua, la simulazione si tramutava in un incubo. «Hai sbagliato tutto», sibilava Zanab, il suo alito carico di disprezzo. «Sei una delusione. Il tuo futuro sposo ti scaglierà via come un oggetto rotto». Altre volte la tortura era il silenzio, la cancellazione sociale. Zanab e le altre si voltavano, parlavano di lei come se non esistesse, come se la sua presenza fosse diventata un'offesa all'aria che respiravano. È una forma di tortura che non lascia lividi, ma che frantuma la psiche. È essere trattati come un fantasma,
mentre il proprio cuore batte ancora disperatamente nel petto. L'impotenza appresa divenne la sua nuova legge interiore. Qualsiasi cosa facesse era sbagliata. Se si impegnava di più, era disperata. Se restava calma, era indifferente. Il sistema era progettato per essere inappagabile, una trappola psicologica che le insegnava, a livello cellulare, che ogni sforzo era inutile. Il suo sistema nervoso imparò a vivere in uno stato di perpetua allerta, un terrore di bassa intensità che le corrodeva il sonno e la riduceva a un guscio ipervigile. Si svegliava nel cuore della notte, il corpo inzuppato di un sudore freddo, il cuore un tamburo impazzito nel buio, senza nemmeno il conforto di ricordare l'incubo che l'aveva scatenata. Poi arrivò la violazione medica, le visite del dottor Murza Baram, un uomo la cui professionalità era più disumana di qualsiasi sadismo esplicito. I suoi esami erano un catalogo di invasioni condotte con distacco clinico, misurazioni, ispezioni, violazioni di ogni confine. Le sue mani, fredde e impersonali, esploravano il suo corpo come si ispeziona un bene di acquisizione. Le veniva insegnato, con la forza glaciale dei fatti, che la sua autonomia fisica era un'illusione. Il suo corpo non era suo, era uno strumento, una proprietà dello Stato, del futuro marito, di chiunque avesse il potere di reclamarlo. Iniziò a dissociarsi, a guardare le proprie mani come se appartenessero a un'estranea. Uno strato di vetro si formò tra la sua mente e la sua carne, una separazione che sarebbe diventata la sua unica tragica salvezza. La frammentazione finale accelerò nell'ultima settimana. In una stanza privata le furono mostrati oggetti di cui ignorava lo scopo, ma la cui forma suggeriva un'intimità perversa e meccanica. Zanab glieli descrisse con una voce piatta, da inventario. Tuo marito potrebbe volerli usare. Non opporre resistenza. Non proverai dolore, perché avrai imparato a non sentire. In quel momento, Zara sentì qualcosa spezzarsi dentro di sé. Non metaforicamente. Fu una frattura psichica, un cedimento strutturale. Il terrore, accumulato per mesi, traboccò. Gli attacchi di panico divennero così violenti che il medico fu costretto a sedarla. Da allora visse in una nebbia chimica, un'obbedienza spenta e funzionale che le donne anziane scambiarono per successo. La notte delle nozze fu l'epilogo di una tragedia già scritta. Vestita come una bambola sacrificale, condotta in una camera nuziale che era una parodia della seduzione, piena di sete rosse e luci calde. Quando Hassan Khan entrò, parzialmente ubriaco, e consumò il suo diritto, Zara era altrove. I sedativi e la dissociazione l'avevano portata in un luogo lontano, al di là del dolore, della vergogna, della violazione. Ma quando le donne anziane entrarono per controllare le lenzuola, soddisfatte della macabra prova, e se ne andarono, fu allora che accadde. Il silenzio che seguì fu squarciato da un urlo. Non era un urlo di dolore fisico. Era il suono della sua mente che, per un attimo terribile, rientrava nel corpo devastato e sentiva tutto. 6 mesi di terrore meticoloso, di violazione sistematica, di annichilimento psicologico, esplosero in un solo straziante grido che si propagò per i corridoi di pietra, un suono che costrinse le guardie a premere le schiene contro i muri, desiderando di non avere orecchie. Al mattino, Zara era tornata al silenzio. Una quiete mortuaria. Diede al marito 4 figli. Visse per altri 37 anni. Svolse i suoi doveri con impeccabile, spettrale precisione. Ma la principessa che amava la poesia e la filosofia era morta quella notte. Ciò che rimase fu un fantasma efficiente, la prova vivente che la violenza più efficace è quella che non lascia segni visibili, ma che trasforma l'interiorità di un essere umano in una tomba. L'impero aveva vinto. Aveva dimostrato che è possibile uccidere un'anima e far sì che il corpo continui a camminare, a obbedire, a servire. E quella terribile conoscenza, perfezionata tra le mura del palazzo, non è mai morta. Si è semplicemente trapiantata, generazione dopo generazione, in tutti quei sistemi, grandi e piccoli, che decidono che spezzare un essere umano è un prezzo accettabile per il potere.